Buongiorno a tutti ragazzi. Buongiorno Rita. Buongiorno. È distratta perché sta piegando, non piegando, sta sistemando Sto lavorando. la roba, e stiamo chiudendo le valigie. Sono appena andata a ritirare la roba che abbiamo lavato, sono le 10:15, alle 11 ci aspetta una macchina qui che ci porterà alla nuova destinazione, il nuovo hotel. Roba profumatissima, per 120.000, significa per 4 euro forse, neanche, 3,80 euro, 3,70 euro, lavata, Vicino a 4 euro. lavata, asciugata e piegata. Pronti? Comunque viaggiamo comodi, dai, 2 valigie e uno zaino. Molto easy, molto easy. Lasciamo anche Ninh Binh, è stato bellissimo, forse il posto più bello finora. A me sta piacendo molto il Vietnam. Tutto, sì, tutto. È bellissimo, è proprio bello. Bellissimo, da trasferirsi. Eh. Salutiamo anche Bamboo Village e proseguiamo ragazzi. Non ci resta che aspettare la macchina qua sotto, tranquilli, comodi, che ci porterà al prossimo hotel. Con 3.744.000 abbiamo fatto, che sono 120 euro, abbiamo fatto 3 notti in hotel. Abbiamo il taxi che farà 3 ore di macchina, 3 ore di distanza, sono 300 km, e 2 giorni di scooter. Vi rendete conto? 3 notti, il taxi e 2 giorni di scooter per 120 euro. E si prosegue. Grande Rita, si parte. Dai ragazzi, non saranno precisi, 10:59 in punto. E abbiamo già la macchina, stiamo partendo. Adesso vi dico precisamente quanti chilometri e quanto tempo ci vuole per arrivare. Il vetro anteriore è un po' sporco, ci vedrete male, ma scendiamo un po' a sud sulla costa, scendiamo di 199 km. Questa zona l'abbiamo visitata discretamente, non c'è più nulla di bellissimo da vedere. Vi ho detto che il vetro era sporco, è sceso subito col pannetto a pulire addirittura. No, sono tremendi, sono troppo in gamba. Adesso lo sento. Adesso ragazzi è mezzogiorno e 38, ci fermiamo per pranzo, ci mangiamo qualcosa insieme al nostro autista. È uscito un secondo dall'autostrada, primo ristorante, va bene, qualsiasi. Siamo in compagnia di un vietnamita, quindi mangiamo bene di sicuro, ci trattano bene. Ovviamente ha parlato lui con i ristoratori e ha chiesto lui dei piatti da dividere, da condividere. Mangiamo del riso, poi c'è un brodo da mettere dentro il riso, della carne di manzo con verdure e della carne di capra. Mangiamo sempre bene, Rita? Ragazzi, abbiamo mangiato, abbiamo pagato 220.000, significa in 3 abbiamo speso 7 euro. Thank you, arrivederci. Ciao bella. E prosegue il viaggio. Manca un'oretta più o meno. Siamo in un hotel 4 stelle, Hotel Saigon Kim Lien Resort. Gli abbiamo detto che vogliamo una bella camera comoda, grande, per poter stare tranquilli. Check-in fatto, abbiamo pagato 1.200.000. 20 euro abbiamo detto a testa. E 20 euro 21 euro a notte, in 2. Vi faccio vedere anche l'hotel, guardate, un 4 stelle, guardate che reception immensa, c'è anche un tavolo da biliardo. E poi Rita ha detto che c'è anche una piscina. C'è anche una piscina. È bella, molto bella. E che caldo che c'è fuori, stupendo. Però è pulita, no, vabbè, un lettino glielo chiedo. E siamo sicuramente fuori stagione, quindi è tutto, è un cantiere ovunque. 404 qua di fronte, la vedi? Benvenuti nella nuova camera d'hotel. Sembra una camera degli anni 50 in Sardegna. Gli stessi colori dei mobili, sembrava proprio antica, Però vabbè, grande, comoda. Il bagno come? Bello, c'è anche la vasca. C'è la vasca. Addirittura. L'ho rovinata. Vabbè, cosa ce ne frega. Ragazzi, c'è anche la vasca, ci possiamo fare anche i bagni.
Siamo pronti per andare a scoprire questa zona, a fare un giro in scooter. Abbiamo la moto giù. Ho dovuto comprare una chiavetta wifi perché il wifi del mio portatile stava difettando e quindi l'ho escluso e sto usando una chiavetta. Era l'unica soluzione per poter continuare a caricare i video che facciamo. Dovete sapere che in Vietnam in un secondo ti portano tutto. Ho parlato con il ragazzo che lavora giù alla reception. Ha chiamato lui un'azienda, ha chiamato un negozio. In 20 minuti avevamo la chiavetta qui in hotel. Sì, ma poi funzionano, lavorano. Cioè in 2 secondi è arrivato un scooter e ha portato la mia chiavetta wifi e quindi posso continuare a lavorare. Usciamo, dai, andiamo. La chiave ce l'abbiamo giù. Ragazzi, questa è la hall dell'hotel. Guardate che tavoli meravigliosi e che panche di legno massiccio, tutti uguali. Chissà un patrimonio costerà una cosa del genere. Guardate che bello questo. Comunque andiamo a farci un giro in scooter. See you. Siamo in una zona davvero poco turistica e di questo ne siamo felici. Abbiamo qualcosa da visitare, anche abbastanza distante, quindi per poter trascorrere una bella giornata. E staremo qua qualche giorno, poi ho un po' da caricare video, da editare, da lavorare un po', quindi ci prenderemo qualche giorno qui con calma. 30 minuti e raggiungiamo il centro della città più grande che c'è qua intorno, si chiama Vinh con l'H finale. Almeno vediamo un po' di movimento, qua è proprio tranquillo e non vedi neanche turisti, siamo gli unici. Questo ragazzo che c'è dietro di noi mi ha tagliato la strada in scooter e mi sono spaccato un dito, cazzo. Per fortuna non siamo caduti. Mi sono spaccato un dito. Un ragazzo in un incrocio mi ha completamente tagliato la strada e l'abbiamo centrato in pieno e non siamo caduti, non so neanche il motivo. Ah, mi fa malissimo. Spero di non essermelo rotto. È gonfio, però non me lo so rotto, lo sai forse. Non male. È gonfio, però forse non c'è nulla. Questo incrocio qua, io stavo venendo dritto e un ragazzo mi ha tagliato la strada, l'abbiamo preso in pieno, lui preso in pieno nella ruota anteriore, lui è volato, però non si è fatto niente, si è rialzato, è venuto a chiedere come stavo, anche noi abbiamo chiesto a lui e poi se n'è andato, perché si puntano tutti sulla strada per cercare di attraversare, perché è pieno di scooter e quindi tutti cercano di passare e quindi ti tagliano la strada. Vedete anche queste macchine come girano. E io venivo da lì, ci è andata bene che era uno scooter e quindi lui è volato in terra e noi abbiamo continuato qua in questa strada e non siamo caduti, siamo rimasti in piedi. Se fosse stata una macchina l'avremmo centrata in pieno e saremmo volati tutti e due o spiaccicati contro la macchina. Meno male che io sono attrezzata di tutto nello zaino. Meno male davvero che i cerotti, avevi salviette, sì, disinfettanti. Se anziché essere uno scooter prendiamo una macchina in pieno ci ammazziamo. Gocce di sangue anche nello scooter. È stato assurdo, sono partito a manetta, stavo passando in questo incrocio e questo scooter gira lo stesso mentre stavo passando. Preso in pieno qua tra la ruota, l'ho preso praticamente qui, io l'ho preso qui in mezzo, è volato in terra con lo scooter e noi abbiamo continuato e non siamo caduti perché ho tenuto fortissimo il manubrio, ma lo devo essere spaccato così il dito. Vabbè, proseguiamo. È andata bene, Rita? È andata bene, dai. Il discorso, ragazzi, è che ti noleggiano scooter anche che non frenano, niente. Io non ho freno posteriore, ho schiacciato tutti e due i freni, siamo andati dritti, l'abbiamo centrato in pieno. Frena un po' quello davanti, ma neanche tanto. Quello di dietro zero, e se lo schiaccio tutto, la fermo e muovo i piedi, si muove lo scooter. Pensate un po'. Domani gli dico che ne voglio un altro che freni di più. Non posso girare con uno scooter senza freni in Vietnam. C'è troppo traffico per girare senza freni.
Dobbiamo festeggiare ragazzi, dobbiamo festeggiare assolutamente perché è andata molto bene. E ho detto alla tizia di portarmi da bere che devo festeggiare. Guardate, mi ha portato 10 lattine di birra. Non si sa mai che non basti. Ci ha preso subito in parola. Arri. Salute a tutti amici, viva la vita sempre e anche la fortuna. Ciao. Abbiamo festeggiato, ci siamo bevuti una lattina di birra a testa e adesso ci facciamo un giro in questa città che è abbastanza grande, si chiama Vin, ve l'ho già detto, e vi dico anche quanti abitanti ha. Torneremo anche di giorno in questa città perché credo che meriti, però vi faccio vedere una bella cosa anche adesso al buio, cioè con illuminata dalla luce artificiale. Volevo farvi vedere questa piazza immensa, ma la vedremo di giorno perché adesso non si vede bene. Però la statua sì, la statua di Ho Chi Minh, il leader supremo al periodo della guerra contro gli americani. Statua di una decina di metri almeno. Andiamo a cena, Rita? Andiamo. Andiamo. Oggi per continuare a festeggiare, pizzeria del posto, che Rita la ama. Rita ama la pizza, bisogna sempre accontentarla, sempre. Abbiamo preso una prosciutto e funghi e una mortadella e burrata. Per il costo di prosciutto e funghi 6-7 euro e la burrata e mortadella 10 euro. E ci siamo presi 2 lattine di Saigon. La birra ci sta. Prosciutto e funghi e sembra ottima ragazzi, io me ne intendo di pizza. Guarda, non so mica come Rita che fetta. dice che è sempre buona. E questa è la mia mortadella e burrata ragazzi, guardate che bell'aspetto, no? Ma sembra davvero squisito. Spazio e poi te ne do un'altra. Sto già cambiando idea Rita, mi sa che non ti do niente. Sì, no, io la voglio assaggiare. Ah, la vuoi assaggiare? Certo. Mi sta imbarazzando. È ora di rientrare, paghiamo circa neanche 10 euro a testa, 2 pizze enormi e 2 birre e andiamo via. La pizza non ci è piaciuta. Sì, niente. Infatti ne è rimasta molta. Dobbiamo fare più di 30 minuti di moto. Dai ragazzi, incerato per la pioggia, per non prendere vento, perché devo farmi 30 minuti di moto. Ci vediamo sotto l'hotel, ok? Così non rischiamo di piantarci di nuovo. Prima di andare a letto siamo voluti venire a vedere la spiaggia, che praticamente non c'è perché hanno costruito un blocco, una passeggiata in cemento con dei gradini sino al mare. Il mare così la spiaggia la mangia praticamente. Si sente solo il rumore, domani ve lo faccio vedere. Passeggiatina al buio per digerire la pizza. Ci siamo io, Rita e pochi altri in giro a quest'ora. È strana questa zona del Vietnam. Vedete che non c'è nessuno. Deserto. Però ci sono comunque i locali. Ci sono i locali ma non c'è nessuno seduto. Passeggiata per digerire. Ce la siamo fatta. E adesso a nanna, sono le 10:30. Ieri siamo andati a letto prestissimo, in giro dalle 8 del mattino. Oggi invece stavamo un po' meglio, un po' più vivi. Stavamo per morire, ma un po' più vivi. Buonanotte a tutti amici, ci vediamo domani. Ciao. Buonanotte. Buongiorno a tutti amici. 8:10 e si scende a fare colazione. Gli abbiamo detto ieri che l'avremmo fatta alle 8, siamo in perfetto orario. Vediamo cosa ci preparano in questo nuovo hotel. Poi devo dirgli di farmi mandare un altro scooter perché questo non frena, non posso continuare a usare uno scooter senza freni, fondamentale.
Il dito va benino, è un po' gonfio per dir la verità. Buongiorno. Buongiorno. Ma vabbè, è un po' gonfio, ma siamo stati fortunati. In quadra qui, vedete, è praticamente il doppio, è nero. Però non credo di averlo rotto, è solo il colpo che ho preso, è molto gonfio. È andata bene, dai. Io credo che un paio di giorni e mi passi tutto. Passerà anche questa. Manca la corrente in tutto l'hotel, dobbiamo scendere a piedi, l'ascensore è fuori uso. Un po' trascuratino questo hotel comunque. Però noi stiamo bene, poi prezzaccio e ci stiamo qui qualche giorno, abbiamo un'escursione bella, come vi ho detto, da fare, devo lavorare un po'. Vedete, un po' trascuratino, cade l'intonaco in terra e non lo puliscono, non lo aspirano. Ma perché non c'è personale, perché non ci sono ospiti, come fanno a tenere le cose in ordine? Guardate, vedete, l'intonaco qui ed è qui in terra. No, ma sicuramente quando tornano tanti ospiti le cose andranno meglio. Ci accolgono già con il pane e i bicchieri d'acqua a tavola, Rita. Adesso ci porteranno un paio di uova, spero un po' di frutta, un tè. Colazione strepitosa. 2 uova, ci hanno portato il tè senza zucchero, gli abbiamo dovuto chiedere noi. Un pezzettino di burro, un po' di marmellata, qualcosa. Pane e 2 uova. Stop, basta. Vedete, 2 uova nel piattino, il tè e il pane. Questa è stata la nostra super colazione di oggi. Sì, ma questo hotel ci siamo solo noi. Tra l'altro stamattina casini, 6 ore senza corrente, dobbiamo rimanere senza internet, senza corrente, non posso accendere il computer, non posso fare nulla. Una situazione un po' così. Però sono andati per cambiarmi o lo scooter o per sistemarmi i freni e quindi in queste 6 ore andiamo a fare un'escursione anziché stare qua senza certo. fare niente. È davvero enorme questo hotel e siamo soli, ragazzi. Guardate che sale immense per le conferenze. Rita, torniamo in camera, ci cambiamo, prendiamo lo scooter e andiamo a fare un'escursione. Siamo pronti per andare a visitare Vin di giorno. Ieri ci siamo passati di notte, oggi ve la facciamo vedere di giorno. Qui c'è una terrazza. Dovrebbero averci sistemato anche il freno, Rita. Io mi metto anche il lucerato per il vento. È anche probabile che oggi possa piovere, ma lo metto per il vento. Anche perfettamente. Abbiamo anche il 30. Finalmente era ora. Purtroppo è una brutta giornata, stava facendo delle bellissime giornate, ma vabbè, questo è il lungomare. Qua alla fine di questo lungomare ci sono le barchette dei pescatori, vedete i remi? Cioè escono con queste bagneruole tonde per pescare. Wow, vivi sono vivi. 250. Un sacco di granchi bellissimi, ma siamo in hotel, mica li possiamo cucinare noi. Se fossimo stati in camper già li avremmo comprati. Comunque qua stanno, secondo me, riqualificando tutto, stanno buttando giù tutte le costruzioni vecchie, vedete le macerie? E qua rifaranno forse tutto nuovo con tutti gli hotel che ci sono dietro e tutte le passeggiate. Sicurezza in autostrada. Sicurezza in autostrada. Stupendi, questi per pulire tutte le aiuole dell'autostrada. Good Vietnam. Vietnam good? Sì, yes. Siamo quasi arrivati al centro della città e siamo quasi arrivati dove ci siamo schiantati ieri. Però qua sulla destra ho visto un monumento. Adesso vediamo anche di cosa si tratta.
Stiamo guardando il monumento ai caduti, martiri di Vinh City in Vietnam. Guardate quante tombe, migliaia di tombe. Questo 46-66 vuol dire che questo aveva 20 anni. 34-67 vuol dire 33 anni. Guardate quanti. Forse solo qui ci sono 1200 tombe. E qua ci sono i nomi di tutti quelli tra dispersi e credo che questi spazi vuoti siano tutti dispersi. Tutti i ragazzi di questa città di Vinh. Adesso vi dico anche quanti abitanti ha attualmente. La città di Vinh aveva 339.000 abitanti nel censimento del 2019, ma alcune stime più recenti per il 2024 indicano circa 790.000 abitanti, inclusa l'area metropolitana. Siamo in una città di quasi 1 milione di abitanti. E si vede. Sì, si vede più grande, però non l'avrei mai detto. Adesso facciamo un bel giro. Riprendiamo la nostra supermoto. Onore ai caduti. Siamo finiti in un mercato pazzesco, gigantesco. Hello. È ora di pranzo, abbiamo trovato un ristorante e mangiamo un piatto per 2 persone. Dovrebbe esserci della carne, sì, misto, sembra che sia salsiccia. Lo vediamo come arriva. Ci è andata anche bene trovare questo ristorantino, non che sia difficile trovarne, però ha iniziato a piovere, noi ci siamo fermati, pranziamo e dopo pranzo continuiamo a fare qualche giro. Il mercato vi è piaciuto? Pazzesco, io li adoro. Quanti prodotti ci sono? Frutta, verdure, carne, pesce, di tutto, bancarelle per centinaia di metri. I mercati sono meravigliosi. E chissà anche quanto sono economici. Spende niente questi mercati, proprio niente. Questo è il nostro pranzo, porzione per 2 persone. Non sappiamo cosa ci sia di preciso, alcune sembrano frittate, salsiccia. Questo probabilmente può essere anche pesce, chissà, no, forse carne. Poi comunque ci sono sempre i spaghetti di riso e verdure. Questo dov'è? Buono, eh? Chiamo tutto, E ragazzi, guardate che piattone abbiamo mangiato, ne abbiamo anche lasciato perché non ce l'abbiamo fatta e abbiamo speso 3 euro in 2. Assurdo. Andiamo a visitare un parco cittadino e poi rientriamo perché il tempo è brutto, sta piovigginando. Ce ne stiamo un po' in camera, mi metto un po' a editare, ragazzi, perché sto filmando di tutto, ma bisogna anche pubblicare. Sembra che questi posti abbiano visto giorni migliori. Sì, perché un lago così nel centro della città sarebbe davvero stupendo se curato in ordine. Invece guardate com'è sporchissimo e trascurato. Qui un tempo c'erano anche dei locali, o ci sono ancora, ci sono le sedie, i tavoli, gli ombrelloni. È bello, guardate che bello che sarebbe se ce l'avesse un altro stato, se ce l'avessero in Svizzera. Se ce l'avessero in Svizzera un posto così, un lago così, con questo sarebbe uno spettacolo. Guardate, è già bellissimo così,
Guardate questi alberi sopra gli ombrelloni, come si sono chiusi, col lago di fronte. E invece certe cose non vengono curate e vengono proprio abbandonate addirittura. Non è ancora tornata la corrente, ragazzi. Ha detto la signorina alla reception che tornerà alle 18. Ragazzi, sono le 8 meno 10. È giunta l'ora di andare a cena. Di andare a cena. Lavorato, allenati, ragazzi, ci siamo allenati, lavorato, ci siamo fatti un bel bagno, abbiamo la vasca, ne abbiamo approfittato e adesso 3 passi, non prendiamo neanche lo scooter e andiamo a mangiare. A piedi. Sì, ci facciamo una passeggiata. Sì, è pieno qua di localini. Andiamo. Sì, andiamo. Finalmente abbiamo di nuovo l'ascensore, Rita, siamo rimasti un giorno intero senza. Fa ginnastica. Prendiamolo. Trovato, ce n'è già uno qua fuori e vedo anche fumo, è un buon segnale. I soliti segnali. Segnali di fumo. Incoraggianti. Sì. Ragazzi, siamo capitati veramente in un bel posto. Abbiamo il nostro braciere con la carbonella e arrostiamo noi. Il nostro piccolo barbecue. Figo, eh? Il Fighissimo. barbecue a tavola, Fighissimo. ragazzi. Barbecue a tavola. Forse è meglio se mi metto lì. Ti vuoi mettere qua? Non mi arriva tutto il fumo addosso. Vabbè, immagina, Prima è arrivato a me. Mi hanno invitato a vedere cosa voglio arrostire. E no. Che? Beef? Ok? E quello? Chicken? Chicken? No, no. Beef, chicken. E questo pork? Pork? Quindi arrostiamo anche oggi. Arrostivamo in Italia, arrostiamo anche qua, ragazzi. Ci mettiamo poco. Forse però abbiamo preso troppa roba. Come sempre. Come sempre. Poi ingrassiamo. Che ne dici, Rita? Le cene per almeno 4 persone. Troppo, vero? Là, ragazzi, una bella famiglia vietnamita che ci ha accolto e ci ha dato il benvenuto. Yeah, nice to meet you. Ciao, nice to meet you. Arrivederci. Noi poi siamo privilegiati perché si è seduta a fianco e praticamente sta badando lei al barbecue, sta arrostendo lei. Vedete, arrostisce lei direttamente e noi mangiamo e basta, ce li mette pronti nel piatto. Cena strepitosa, Rita, anche oggi. Ho imparato. Eh sì, ma oltre a quello cena pazzesca. Buonissimo. 3 piatti di carne arrosto con una montagna di verdure. Guardate cosa abbiamo nel tavolo. Praticamente niente. Credo che poi alla fine pagheremo poco, come sempre, non credete? Vi faccio sapere. La madre fa i conti. Prima c'erano le 2 sorelle ad aiutarci ad arrostire. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Stiamo facendo 2 passi per digerire la cena intorno al nostro hotel. Ci sono altri hotel e ristoranti. Ristoranti ce n'è dappertutto. Camminando abbiamo trovato un supermercato aperto alle 9 di sera. Vedi, qui c'è il dentifricio, però non troviamo il colluttorio. Adesso serie TV o film? Filmettino, dai. Pancia piena, abbiamo mangiato bene. Non vi ho detto quanto abbiamo pagato. Abbiamo pagato forse
11 euro a testa, sì, 22 euro. Direi che va molto molto bene. E adesso ragazzi ci vediamo domani mattina. Ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte.